state? Bentornati sul canale, spero stiate tutti bene. Ricominciano le avventure. Oggi vi porto in un passo fantastico, il passo di San Marco, un passo storico. Pensate che fu fatto costruire dalla Repubblica di Venezia, che alla fine del 1500 aveva sotto il dominio Bergamo e voleva commerciare col cantone dei Grigioni, con la Valtellina, che a quell'epoca faceva parte della Svizzera. Quindi fece costruire una strada apposta, non seguendo tracciati precedenti, si chiama la via Priula. Pensate che è ancora lì dopo più di 400 anni, e fece costruire una dogana per controllare le merci, la Ca di San Marco, e il rifugio è ancora lì, è uno dei rifugi più antichi delle Alpi, è ancora lì dopo più di 400 anni, quindi lo visiteremo, vi racconterò aneddoti, e per raggiungere il passo partiremo dal lago di Garda e raggiungerò il lago di Iseo passando per strade secondarie, perché mi piace questa idea che i viaggiatori di un tempo non prendevano la strada più veloce, anche se era più lunga come facciamo noi oggi, ma prendevano le stradine più corte perché gli faceva risparmiare tempo. Quindi io passerò per strade secondarie attraverso le catene montuose che dividono questi due tratti lacustri. Come sempre non mancheranno aneddoti. Le Alpi Orobie sono di un paesaggio spettacolare, molto selvaggio, sicuramente dalla parte della Valtellina. Poi, se ho tempo, voglio andare anche al passo del Maloia e il passo del Bernina. Comporterebbe un allungamento del giro parecchio e vediamo quanto tempo ho. Comunque domattina sveglia alle 4, partenza alle 5, non sveglia alle 5, partenza alle 5 in sella. Venite con me in moto, vamos! Allora ragazzi, un'ora e mezza che sono in moto, anzi sì, un'ora e mezza più o meno che sono in moto. Sono al comune di Lavenone, in fondo al lago d'Idro. Piccolo particolare storico curioso: questa scuola è vecchissima, c'è scritto Disciplina, Concordia e Lavoro per la ricostruzione della patria, con sotto la firma di Mussolini. Pensate da quanto tempo è qui questa scritta. Per fortuna che hanno lasciato, perché comunque sono nel male ricordi comunque importanti per l'Italia. Bene, ora si riparte, da adesso in poi praticamente sono tutte strade che non conosco, e da questo punto qui passo le valli che collegano, le montagne che collegano il lago d'Idro al lago di Iseo. Quindi tutte strade nuove, poco trafficate, anche perché fino adesso non ho trovato nessuno, quindi vi porto con me, vamonos! Ok ragazzi, ho appena lasciato la Valsabbia, direzione Valtrompia, e da qui mi aspetto praticamente di non incontrare quasi più nessuno fino a quando non arriviamo al lago di Iseo. Come previsto la strada è veramente poco trafficata, bella strettina, però l'asfalto è buono e adesso sono proprio curioso di vedere come si sviluppa. Ci sono un bel prato, paese delle case dipinte. Ma guarda che carino. (1158 metri). Qui sono in Valtrompia, qui intorno a me c'erano tantissime miniere, che era quello che dava da mangiare alla popolazione del luogo fondamentalmente, e si incontrano spesso dei monumenti ai caduti nelle miniere, perché comunque era un lavoro molto pericoloso. Questa è la vecchia strada che appunto portava in Val Camonica, la Valle dei Segni, che è quella poi che termina, diciamo, nel lago di Iseo. Roba qui: comune di Pezzazze, elenco passeggiate alpinistiche per frazione, e sopra i simboli del fascio, guida locale, guardie boschi rossi. Che storia. Ora sono ad Avano e sono esattamente nelle montagne a metà tra il lago di Iseo e il lago d'Idro. Questa è una bella stradina del bosco. Adesso finalmente si comincia a sentire un po' più caldo, perché fino adesso non è che ho sentito freddo, ma fresco. Qua sono a Colle San Zeno, cominciano a vedere le montagne dalla parte del lago Iseo. Allora, lago Iseo, poi voglio fermarmi un secondo a Lovere e a Clusone velocemente per vederli. Avevo anche un amico che viveva a Clusone, ma ho perso tutti i contatti, eravamo ancora nell'epoca pre WhatsApp, pre internet, quasi pre internet, pre Facebook, quindi ho perso il cellulare e non c'è modo di rintracciarlo.
Ed ecco laggiù, siamo in vista della valle, Val Camonica in vista. E eccolo qua, siamo arrivati al lago di Iseo, passando per le vecchie strade. Stupendo. La cosa incredibile di questo posto è che laggiù c'è un'acciaieria, cioè non un'acciaieria, è un'industria pesante che fa pezzi rotabili per delle ferrovie. Cioè in un posto del genere, con uno dei comuni più belli d'Italia che è Lovere, hanno costruito su una praticamente piattaforma naturale che entra nel lago come una sorta di penisola, un'industria pesante. Cioè questo fa capire la lungimiranza che avevano negli anni passati per l'utilizzo del territorio. Cioè invece di utilizzare la bellezza, ci hanno fatto un'industria pesante e potevano fare qualsiasi altro posto meno bello. Vabbè, ormai è lì, ce lo teniamo. Eccomi qua ragazzi, guardate che posto fantastico. Adesso si dice location, ma io preferisco usare ancora il termine posto. Posto fantastico è il lago di Iseo, fantastico perché è ricco di fauna, ci sono più di 500 specie differenti. Pensate che poi il lago è il quinto per profondità in Italia, 251 metri. Il più profondo in assoluto è il Garda con 350 metri. La profondità misurata poi va ancora più a fondo perché ci sono i sedimenti. Comunque questo qui è il quinto in Italia e ha la più grande isola lacustre d'Italia, che è Monte Isola, e la più alta isola lacustre d'Europa, perché comunque non ci sono isole lacustri in Europa situate a questa quota. Qui siamo a 180 metri di quota sul livello del mare. Monte Isola, se non l'avete mai vista, vi consiglio assolutamente di vederla. Si prende il battello e in quell'isola lì la particolarità è che non ci sono macchine, non si può andare con la macchina, le macchine sono vietate. I locali girano con lo scooter, ma è praticamente un'enorme isola pedonale, vale veramente la pena se non ci siamo mai stati. Adesso sono le 8:29 e 30 secondi esattamente, sono secondo Google Maps a 2 ore dal Passo San Marco. Io farò un po' di strade secondarie, quindi magari c'è qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però direi che come tempistica sono perfetto. Arrivato in fondo al Passo San Marco poi decido cosa fare, se andare verso la Svizzera oppure tagliare un po' di più, ma credo che quelle tempistiche siamo veramente ottimi, sono veramente ottimi, sono da solo come sempre e quindi credo che allungo assolutamente verso la Svizzera. Vamos! Bene, piccola pausa colazione fatta. Tra l'altro ho beccato un barista simpaticissimo e quando incontri queste persone ti cambia veramente la giornata. Ora lasciamo il lago di Iseo e direzione le montagne di Clusone e il Passo San Marco. L'Overe è veramente carina. Adesso naturalmente non ho tempo per entrare e visitare il paesino a piedi, ma sicuramente ci tornerò quando fa un po' più fresco a visitare questi paesini. Sono fermato in questo mini alimentari, qui c'era scritto panino più bibita 2,50 € e c'erano tutti i sacchettini col pane con i nomi dei paesani che venivano a ritirare il pane la mattina. Sono quelle cose che sono completamente sparite nelle città, con i grandi ipermercati. Sprazzi di vita antica quasi. Che mi addentro dentro Clusone. Ah, eccola che parte. Eccola la famosa altezza sul livello del mare 648 metri, che bella, proprio bella sta torre. C'è il mercato ovviamente e quindi non posso entrare, va bene, mi giro. Ok, non sono proprio sicurissimo di non aver preso multe perché la ZTL era attiva, ma teoricamente ero dentro l'orario in cui doveva essere spenta. Comunque volevo dirvi che Clusone era un centro abitato ancora all'età del ferro, quindi parliamo tipo del 1200 a.C., XII secolo a.C. Sviluppò moltissimo perché era molto vicino alla Val di Scalve, dove sono stato quando ho fatto il passo del Vivione. Se non avete visto il video vi lascio il link qui sopra, che c'erano moltissimi centri minerari, quindi commerciando con i minerali la ricchezza della città crebbe sempre di più fino ad avere una propria cinta muraria fortificata. Poi ovviamente ci fu la fase medievale, venne la Repubblica di Venezia, fino ai giorni nostri. È talmente complessa la storia dei nostri paesi qui in Italia che è veramente impossibile ridurla a volte ai minimi termini in una spiegazione veloce. Quindi ecco, vi do un po' queste perle di curiosità
ma è impossibile addentrarsi nei 1000 avvenimenti che ci sono stati. Strada molto carina questa, con parecchi tornanti verso il colle o passo di Zambla, che è praticamente il passo prima del San Marco. Passato il colle di Zambla, ora si riscende, meno male c'è un po' di frescura. Ora sono ridisceso qua giù in valle e si prende la strada per il passo di San Marco diretta, che è qua dietro di me esattamente. Qui vicino, se io proseguissi, ci sarebbe l'orrido della Valtaleggio, che però non ho tempo di fare, lo farò un'altra volta quando vengo insomma sul lago di Como, un posto molto bello che vale la pena di fare in moto. Questo è l'ameno paesino di San Giovanni Bianco, guarda che carino che è, proprio bello, questi fiumi che gli passano dentro. Bene, andiamo ai confini della Repubblica di Venezia, posticini, e ora si inizia la salita verso il passo San Marco. E qui si cominciano ad aprire un po' i paesaggi alpini e a salire, meno male, stupendo. Wow, che vista! Ca San Marco, eccola qua. Ca San Marco, anche detta cantoneria di San Marco, ed ecco qua il mitico leone alato. Eccolo qua il leone. Per 9 secoli questa casa cantoniera vigilò sulle Alpi Brembane i traffici e la sicurezza della Repubblica di San Marco. E questa è la strada Priula. Ragazzi, eccomi arrivato. Allora, questo edificio che ho dietro è uno dei rifugi più antichi delle Alpi. È qui dal 1593. Come mai è qui questo rifugio? Fu fatto costruire dalla Repubblica di Venezia, era una casa cantoniera. Immaginate che Venezia, se prendete l'autostrada oggi, è a più di 3 ore da qua. Nel 1500 immaginate quanto ci si metteva da Venezia, una città lagunare sul mare Adriatico, ad arrivare qui con i mezzi di allora. Era un viaggio che durava settimane, eppure la Repubblica di Venezia, che fece la sua fortuna appunto con i commerci, come sapete tutti, sia per via d'acqua ma anche per vie terrestri, fece costruire, insieme a questa casa cantoniera che era al confine con quella che allora era la Svizzera, il cantone dei Grigioni, perché la Valtellina ha fatto parte per più di 300 anni della Svizzera, quindi qui c'era il confine tra la Repubblica di Venezia e il cantone dei Grigioni della Svizzera. Fece costruire questa casa cantoniera per appunto contare i dazi e per tenere sotto controllo le merci che vi passavano. In concomitanza nel 1593, con cui fece costruire appunto questa casa cantoniera, fece costruire anche un'altra strada che c'è tuttora, è incredibile, sono 400 anni che è qua, si chiama Via Priula, la potete vedere nelle immagini, ve ne faccio vedere un pezzo, percorribile ancora oggi, che serviva appunto per raggiungere Bergamo alla città di Morbegno, quindi proprio svalicare dall'altra parte e arrivare in Svizzera. Ecco, questo è uno dei fantastici posti che abbiamo qui in Italia, un edificio così antico che ha più di 400 anni. C'è il leone di San Marco, c'è l'insegna del leone alato che non so se tutti lo sanno, ma è il simbolo secolare di Venezia e come sapete appunto il patrono di Venezia è San Marco e il leone alato appunto è la rappresentazione grafica dell'Evangelista Marco. Siamo non a 1992 metri dove è il passo, siamo circa 150 metri sotto. Anch'io, non conoscendo questi posti, pensavo che la casa cantoniera fosse proprio al limite del passo, ma probabilmente l'hanno fatta sotto per comodità dovuta appunto all'orografia della montagna. Adesso faccio una piccola pausa pranzo e poi vi porto su in cima al passo. Prima di portarvi su al passo volevo aggiungere un piccolo dettaglio sulla potenza economica, militare e commerciale della Repubblica di Venezia. Sono da poco rientrato da un viaggio in Grecia e sono andato sull'isola di Corfù e c'erano 2 fortezze enormi costruite dalla Repubblica di Venezia. Se vai a Creta, che è ancora più lontana di Corfù, c'è ancora una enorme fortezza veneziana. Se vai a Cipro, anche Cipro era un'isola sotto il totale controllo di Venezia, che poi scatenò la guerra e quella è tutta un'altra storia. Però pensate, se andate a vedere, prendetevi un secondo, andate a vedere su Google Maps dov'è Cipro e andate a vedere dov'è Venezia.
Quindi immaginate questa città relativamente piccola, costruita appunto su delle isole, su una laguna, che potenza veramente aveva, non solo appunto navale ma anche terrestre, per arrivare qui e spendere soldi per costruire una strada dove non c'erano sentieri, perché la via Priulia è stata costruita proprio da zero. La via Priula, tra l'altro, all'inizio il costo preventivato era di 2000 ducati, poi quadruplicò fino a 8200 ducati, quindi non si sbagliavano anche allora con i budget. Il prezzo fu così esoso che la Repubblica di Venezia decise appunto di tassare le popolazioni locali che la utilizzavano, e quindi questo aumentò ulteriormente il malcontento verso una potenza, insomma, che era molto molto lontana da queste valli che sono abbastanza remote tutt'oggi, e prima lo erano ancora di più. In altri video vi parlerò poi delle imprese navali che fece la Repubblica di Venezia, pazzesche. Comunque adesso non perdiamoci troppo, perché sennò sto qui a parlare per mezz'ora di tutte le cose che incontriamo. È il bello dell'Italia, dove vai trovi di bello. Vamos! Che spettacolo di valli! Pendenze brutali, veramente brutali. Ottimo, cani slegati in mezzo alla strada. E questo è il passo vero e proprio, eccolo qua, Passo San Marco, 1992. Finisce la provincia di Sondrio e inizia la provincia di Bergamo. Proprio bello. E la via Priula è lì sotto, esattamente lì sotto. Ok, ora lasciamo il Passo San Marco, direzione Valtellina. Sono le 12:40, devo ancora fermarmi per la pausa pranzo. In realtà sono 7 ore e 40 che sono in moto. Un bel po', non sembrano così tante. Bellissimo questo versante, molto più bello dell'altro, più selvaggio. Così deve essere un passo. Da questo versante la strada è molto più ostica. Pensa a Venezia quanti interessi aveva per costruire una strada in queste valli. Eccomi qua ragazzi, allora fatto pranzo come al solito con un panino e una bottiglia d'acqua. Adesso mi trovo appena sopra Morbegno, che era il paese appunto che veniva collegato a Bergamo tramite la via Apulia e il Passo San Marco. Quindi arrivo giù in Valtellina, e poi da lì rientro con il passo della Prica e il passo del Tonale lì sul lago di Garda. Qui vicino ci sarebbero un sacco di altri posti belli da vedere, primo tra tutti la Val di Mello, bellissima, vale proprio la strapena di vederci. Poi passando da su c'è il passo del Maloia, il passo del Bernina, stupendi col trenino, però bisognerebbe star qui più giorni. Io soltanto da qua sono a più di 4 ore e mezza da casa, quasi 5, quindi bisognerebbe fermarsi e allungare il giro. Potrei farlo in un giorno solo, ma arriverei alle 9 e essendo già 8 ore e mezza che sono in moto arriverei secondo me demolito, quindi preferisco fare quei posti un altro giorno. Vado alla Valtellina che non l'ho mai vista, nemmeno il passo della Prica incredibilmente non l'ho mai visto, l'ho sempre evitato passando sopra, sotto, destra e sinistra, e vi porto come al rientro. Ciao! Ecco, qua si vede proprio tutta la Valtellina, quello laggiù è l'inizio del lago di Como. Uno dei sì, la punta del lago di Como praticamente. Così tanti posti da vedere, così poche ore nella giornata. Beh, qua c'è solo una cosa da dire. A parte che il bosco, le montagne, sembra autunno con questa siccità,
Non sono verdi per niente, sono tutte le querce che sono diventate praticamente marroni. Sembra letteralmente autunno e non estate. E poi qua ci sono delle temperature nucleari. Era caldo a 2000 metri, immaginate qua, saremo siano a 100. È pazzesco, io da 10 anni più o meno che vivo in Trentino non ho mai visto così l'erba secca ai lati delle strade. In Trentino mai visto d'estate, ma proprio il bosco che è a secco, cioè le piante, le querce sono diventate marroni, come se stessero preparando all'inverno. Lo vedi così a fine autunno, fine ottobre, inizio novembre più o meno. Sai che non ci passiamo in due. Oh, qui si comincia a respirare, siamo a 1200 metri. Tutto un altro ambiente rispetto a prima. Eccomi arrivato al molto troppo antropizzato Passo del Tonale per i miei gusti. Questa è una stazione sciistica che è tra il confine tra la Lombardia e il Trentino, letteralmente proprio qua al passo c'è il confine, e ha più di 100 km di piste. È una piccola città in sé praticamente. Il punto dove c'è il passo è qui dove c'è il Sacrario con la Statua della Vittoria. Passo, si legge solo. Tonale ce lo immaginiamo, e quello lì è il Sacrario militare. Eccomi qua ragazzi, è arrivato al Passo del Tonale, passo molto antropizzato, è una stazione sciistica molto famosa come vi ho detto. Qui dietro di me c'è il Sacrario militare costruito negli anni 30 e tiene le salme di più di 800 soldati. Come tutti i sacrari venne costruito un po' per riunire tutti i cimiteri militari che c'erano nella zona. Vennero dismessi appunto perché non si potevano lasciare veramente centinaia di cimiteri sul territorio, quindi li raggrupparono in sacrari. Nelle montagne qui intorno chiaramente si combatté moltissimo, ci fu la famosa guerra bianca, dal nome bianca chiaramente per la neve. Pensate che ci furono più morti per le slavine e gli assideramenti che per i combattimenti. Si potrebbe aprire un capitolo enorme su questo punto, ci sono vari musei anche della guerra bianca dell'Adamello, molto belli, visitateli se vi capita. Questo giro a me è piaciuto, il Passo San Marco molto interessante dal punto di vista storico, un po' troppo civilizzato, lo volevo un po' più grezzo, però il versante diciamo verso la Valtellina mi è piaciuto di più, è più selvaggio. E ho imparato una cosa a questo giro, nel senso che io mi ero posto di andare in Valtellina, poi fare il passo del Maiola e il passo del Bernina. Sarei veramente arrivato troppo stanco a casa e l'avrei potuto fare ma non l'ho fatto, perché se poi quando sono troppo stanco in moto vedo che tendo a sorpassare un po' troppo, a spingere un po' troppo sull'acceleratore, a fare, non dico dei sorpassi azzardati, ma magari dei sorpassi che se fossi fresco, se avessi altre 10 ore davanti non farei magari. Mi sono accorto che a volte mi capita quando sono stanco perché ho voglia di arrivare a casa e quindi sono più insofferente, quindi ho preferito tagliare. Ho dell'autostrada, nel senso che tantissimi evitano come la peste l'autostrada, assolutamente non voglio l'autostrada. A me l'autostrada sinceramente, se mi fa risparmiare 2-3 ore di stradine a 30 all'ora e mi fa arrivare un po' più riposato al punto dove voglio veramente arrivare, non dà fastidio. Mi metto i tappi, mi metto un po' di musica e la faccio tranquillamente. Quindi ecco, questa volta forse nel voler allungare un po' il percorso per vedere strade nuove ho, non dico calcolato male i tempi, ma un po' ecceduto nella mia capacità fisica di restare in moto, che dopo le 8 ore non siamo un robot e comincio a sentire la fatica. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascio la traccia del giro che mi ero preposto, quindi con tutto il giro sopra della Svizzera. Vi consiglio ovviamente di farlo in 2 giorni, a meno che non siate già dalle parti di Bergamo, allora è più fattibile. Lo trovate come sempre, come tutti i video, di GPX in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se posso migliorare qualcosa, se c'è qualcosa che ho dimenticato, se c'è qualcos'altro di bello da vedere, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Oh, aspetta, volevo ringraziare ognuno di voi per il 1.000.000 di visualizzazioni su YouTube. È un numero stratosferico, non avrei mai pensato di raggiungere un numero del genere. La cosa che mi rende più felice è che tante persone mi scrivono e mi dicono che avendo visto un mio video o avendo seguito una traccia GPX si sono divertite. A me questo rende felicissimo veramente, perché
è proprio la condivisione di queste bellezze che mi piace, è per questo che faccio i video, non tanto per avere visualizzazioni o per guadagnarci, anche perché ci si guadagna veramente una cippa su YouTube. Quindi grazie davvero, ci vediamo personalmente ai 10.000 iscritti in cui farò il giro tutti insieme. Chiaramente non venite tutti 10.000, o se venite fatemelo sapere prima, così affittiamo una nave costa crociere. A parte i scherzi, faremo un giro tutti insieme, devo programmarlo, però mancano ancora 2.500 iscritti, quindi un po' di tempo ce l'ho. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!